Salve a tutti e benvenuti! Nel video precedente abbiamo visto come realizzare delle semplici mascherine in stoffa sia per adulti sia per bambini. Oggi vediamo come realizzare sempre delle mascherine in stoffa con un modello differente e queste mascherine hanno anche una tasca interna per inserire un filtro. Nel mio caso io utilizzerò la carta forno, che si presta a essere un valido alternativo trattandosi di un prodotto impermeabile, quindi funge da barriera, di facile reperimento, economica e quindi è comunque una valida alternativa. Questa è la versione per bambini, mentre questa è la versione per adulti. Il procedimento anche in questo caso è identico, cambiano le dimensioni. Per prima cosa andiamo a preparare lo schema da seguire per il ritaglio della stoffa. Per la mascherina da adulti abbiamo bisogno di un pezzo di carta, utilizziamo anche un foglio di carta da stampante semplicissimo che misura 14,5 x 24 cm, mentre per la mascherina da bambini utilizziamo un foglio che misura 13 x 18 cm. Pieghiamo a metà il foglio. La mascherina da adulti segniamo lateralmente, quindi nella parte aperta, facciamo due segni. Il primo a 4,5 cm e il secondo a 10,5 cm. In alto facciamo un segnetto a 1,8 cm e in basso a 2 cm. Lateralmente facciamo ancora due segnetti, il primo a 3,5 cm e il secondo a 11 cm. Adesso uniamo i punti. Poi facciamo due segnetti a 4 cm e disegniamo e uniamo i punti. Ritagliamo. E pieghiamo. Facciamo un segnetto nella parte alta della mascherina e lo schema della mascherina da adulti è pronta. Segniamo quello per bambini. Facciamo un segnetto a 4 cm e un altro a 10. In basso a 2 cm come per gli adulti, in alto a 1,8 cm. Lateralmente facciamo un segnetto a 4 cm e l'altro a 10. Uniamo i punti. Segniamo due punti dal bordo esterno alla distanza di 3 cm. Ritagliamo. Pieghiamo.
e segniamo la parte superiore. I due schemi sono pronti, riportiamoli sulla stoffa. Da adesso in poi il procedimento sarà lo stesso perché andremo ad utilizzare semplicemente il template diverso. Per comodità vi mostrerò i passaggi della mascherina per adulti che poi andrete a ripetere anche per la mascherina per bambini una volta creato lo schema. Quindi io ho deciso di utilizzare 3 pezzi di stoffa colorati, quindi andrò ad utilizzare questo per il fronte, questa sarà la stoffa intermedia e questa invece sarà la parte interna, quella a diretto contatto col viso. Quindi segniamo questo template su 2 pezzi di stoffa, il template intero, mentre all'interno, quindi il template, la tasca, verrà realizzata in questo modo, quindi piegando il cartoncino. Posizioniamo il modello di carta a 1 centimetro dal bordo e disegniamo tutto il contorno. Lo stesso segnetto che abbiamo fatto sulla carta per identificare la parte alta della maschera va fatto anche sulla stoffa. Dopo aver tagliato i 3 pezzi di stoffa, pieghiamo tutti e 3 i pezzi esattamente a metà e li puntiamo con uno spillo. Si lavora in questo caso a rovescio, quindi dritto con la stoffa, dritto con baccia, e noi lavoriamo così. Con la macchina da cucire andiamo a fare 2 cuciture su ogni pezzo di stoffa in questo punto, quindi cuciamo dalla X, diciamo, fino in alto, e la stessa cosa in basso, quindi facciamo una chiusura in tutti e 3 i pezzi. Nel pezzettino della tasca interna cosa facciamo? Oltre a fare le 2 cuciture in alto e in basso, andiamo a fare 2 cuciture che servono poi a rifinire la tasca interna in questo punto. Quindi per fissare potete utilizzare o degli spilli oppure potete anche fissare col ferro fermando la piega. Ecco il risultato dopo aver fatto la cucitura in alto.
Adesso prendiamo l'interno, quindi la taschina interna è la parte interna della mascherina. Andiamo a cercare il punto in cui abbiamo fatto la X e quindi andiamo a sovrapporre la taschina alla base interna, diciamo. Fermiamo la parte centrale con uno spillo. Andiamo a cucire la taschina sulla base, quindi facciamo una cucitura da qui a qui e anche dalla parte opposta, quindi lasciando aperta ovviamente la tasca. Dopo aver applicato la tasca andiamo a chiudere la mascherina, quindi posizioniamo la stoffa dritto con dritto, ovviamente tenendo sempre come punto di riferimento il segnetto che abbiamo fatto in alto. Quindi andiamo a sovrapporre le stoffe dritto con dritto, mi raccomando. A questo punto cuciamo tutto il profilo della maschera tranne un'apertura laterale. Facciamo un'unica cucitura fino a qui. Dopo aver cucito tutto il profilo, rigiriamo la stoffa. Lato in cui è rimasta l'apertura, cosa facciamo? Rigiriamo la stoffa all'interno e facciamo una piccola cucitura con la macchina da cucire. Dopo aver fatto la cucitura da questa parte, cosa facciamo? Ripieghiamo entrambi i lati in questo modo, circa 1 centimetro, in modo da creare lo spazio per inserire l'elastico. Quindi prima chiudiamo e poi rigiriamo, quindi andiamo a rifare la cucitura sopra l'altra. Ed ecco la mascherina pronta, con la taschina per il filtro, quella per adulti e quella per bambini. Non ci resta che mettere l'elastico. Per gli adulti la misura è di circa 28 cm, quindi 2 pezzi da 28 cm. Per i bambini invece 25 cm. Non ci resta che tagliare il filtro. Quindi prendiamo un pezzo di carta forno, lo pieghiamo a metà la nostra mascherina, la sovrapponiamo e tagliamo. Facciamo solo i 2 tagli laterali. Li rimpiccioliamo leggermente
li accorciamo in base alla dimensione della tasca interna. Poi pieghiamo il triangolo in alto e in basso. Apriamo e richiudiamolo all'interno. Il filtro è pronto. Una volta preparato il primo filtro, andiamo a ritagliare anche gli altri di scorta, così tutte le volte non dobbiamo fare questo procedimento, basta riutilizzare sempre questo come modello. La mascherina è pronta per essere utilizzata. Mi auguro vi piaccia anche questa proposta. Se è così, mi raccomando, pollici in su e condividete, e se vi fa piacere lasciate un commento sotto il video. A presto! Ciao ciao!